Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Sagittario, tendenze energetiche predestinate per il mese di settembre 2024. Wow, abbiamo la ruota della fortuna, amici del Sagittario. Periodo di cambi inaspettati. Di solito quando c'è la ruota della fortuna sono cambi fortunati, sono cambi, diciamo, di buon auspicio, positivi. Però è anche vero che sono cambi abbastanza veloci e inaspettati. Si parla comunque di la conclusione di un ciclo, è un arcano numero 10. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono due, un corso base di tarocchi e un corso di metafisica base che parla dei chakra. E inoltre trovate anche il link al corso di settembre 2024 che è un corso di approfondimento solo ed esclusivamente sulle famiglie reali dei tarocchi. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile per questo mese. Abbiamo un 5 di coppe, un 3 di bastoni, 10 di coppe, 2 di spade, 5 di spade, re di coppe, 4 di spade e 5 di bastoni. Che interessante. Diciamo che vederle così le carte non mi entusiasmano, ragazzi. Però non la vedo neanche così terribile, anche perché comunque la carta di base qua è la ruota della fortuna. Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta, quindi potrebbero esserci dei messaggi spot, dei messaggi così fini a se stessi. In un secondo momento andrò a fare i vari esempi con single, coppie, relazioni, chi lavora, chi non lavora, reparto economia, reparto famiglia, amici e tutto, ok? Allora, partiamo con questo 5 di coppe perché ho l'idea che il mese potrebbe, diciamo, ruotare intorno ad un'occasione che si pensa aver perso. Potrebbe essere un'occasione inerente al lavoro, potrebbe essere l'occasione di spostarsi, di partecipare a un progetto, di fare un viaggio, dipende dal tipo di realtà che avete. Potrebbe essere fortemente il viaggio, ragazzi. Adesso parcheggiamolo lì, andiamo avanti, poi eventualmente ci ritorno dopo. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Allora abbiamo una regina di coppe, un 10 di spade e un'imperatrice. C'è la volontà di andare avanti, c'è la volontà di ampliare la vostra vita. Potrebbero essere dei nuovi progetti, come vi dicevo, magari se si vuole andare avanti con certi temi, ma si deve lasciare indietro altro, perché tutto non si può fare, insomma. Andiamo a vedere il 10 di coppe.
5 di bastoni e asso. 5 di bastoni ce l'avete già qui. E asso di bastoni. Devo dire che questo 10 di coppe mi fa capire che ci sarà un momento di armonia nel mese di settembre intorno a voi, mi verrebbe da dire, vedendo il 10 di coppe che di solito fa riferimento alla famiglia, a quello che sono gli affetti vicini. Andiamo a vedere il 2 di spade. Re di coppe, che avete già qui. E appeso. Dunque, qui ci potrebbero essere dei dubbi inerente ad una situazione, come delle cose che non vi tornano. Ehm, come la sensazione che non vediate chiaro. E difatti qui abbiamo anche un 6 di spade che mi parla di credenze limitanti, qui un 5 di coppe che mi parla di un vuoto da un punto di vista emotivo. Io ho la sensazione che non vediate chiaro che tipi di pensieri dovete lasciare andare per sopperire, per cancellare questo vuoto affettivo che voi sentite. Perché se noi partiamo dal presupposto che per essere, è un esempio, che per essere completi abbiamo bisogno di qualcuno, finché non troviamo qualcuno ci sentiamo vuoti. Ma se noi cambiamo punto di vista o pensiero, quindi io mi sento completo o completa già così come sono, non ho più quel senso di vuoto. Non so se mi sono capita. Andiamo a vedere il 5 di spade. Re di bastoni e 3 di pentacoli. Di nuovo il 3 di pentacoli è una carta di progetti, esattamente come il 3 di bastoni. Però, essendoci un 5 di spade come carta principale, sento che potrebbero esserci come degli attriti intorno a voi da un punto di vista dei progetti, da un punto di vista delle collaborazioni. Potrebbe essere proprio in riferimento a una persona nello specifico. Abbiamo un re di bastoni qua. In realtà ci sono diversi re, andiamo a vedere anche questo. Allora abbiamo un cavaliere di coppe, un 10 di coppe e un eremita. Ragazzi, ho la sensazione che per qualcuno si tratterà di un mese dove si andranno a sollevare delle questioni in famiglia. Potrebbe anche essere questioni chi aiuta chi, potrebbero essere questioni monetarie, potrebbe anche succedere che siate voi a dover aiutare la vostra famiglia o un membro della vostra famiglia. Anche questo prendetelo come un messaggio spot. Andiamo a vedere il 4 di spade. Abbiamo il giudizio. E il Papa. Guardate ragazzi, il giudizio è una carta di rinascita, il Papa mi parla di guide spirituali e il 4 di spade è proprio una carta di rigenerazione psicoemotiva. Sento che in qualche modo potreste trovare una guida e potrebbe essere una guida online, considerato il giudizio, quindi magari un qualcuno che sentite per telefono, qualcuno con cui fate delle videochiamate, non necessariamente tangibile, cioè vicino a voi, però può essere che qualcuno... un'altra cosa, per guida, sì, molte volte si fa riferimento a una persona, a un coach, a un counselor, però potrebbe anche fare riferimento a un libro, a un podcast, a tutto quello che a voi potrebbe servire per tradurre
certe situazioni della vostra vita che in questo momento non vi sono chiare. Perché con questo 4 di spade mi dice che c'è bisogno un attimino di rigenerarsi, di prendere, come vi posso dire, di prendere energia, di curarsi, di pensare a se stessi. C'è come bisogno di rigenerare il corpo, lo spirito e anche la mente. La mente soprattutto lo vedo per questo. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Otto di bastoni e luna, sì, infatti, sento che potrebbero appunto ritornare a galla questioni del passato, attriti potrebbero essere con persone intorno a voi, con dei familiari, molto fortemente ho ehm, questo lato, la famiglia. Allora ragazzi, partiamo dai single. Se siete single, devo dire che accuserete questo mese il fatto di non avere qualcuno a vostro fianco, ma è un po' l'esempio che vi ho fatto prima, no? Se pensate che per essere felici avete bisogno di qualcun altro, finché non ci sarà questo qualcun altro, voi vivrete nell'illusione di essere infelici. Mentre se io sono completo, cerco comunque di riempirmi da sola o da solo, nel momento in cui non c'è l'altra persona non sento il vuoto, perché io sono in grado di colmare quel vuoto. E il lavoro è un po' quello con questo 6 di spade, il cambiare un pochettino questa prospettiva. Per il resto, se proprio non avete nessuno, devo dire, potrebbero esserci due persone in particolare che potrebbero stimolare il vostro interesse. Una delle due, ragazzi, credo che possa anche essere già una vostra conoscenza. Non credo che sia nato qualche cosa di romantico in passato, però sì che conoscete già questa persona. Ed è un po' come se le cose, diciamo, si sviluppassero, iniziasse una conversazione di un certo tipo. Se siete in coppia, allora, se siete in coppia da tanto tempo, sento che è come se si iniziasse a fare un discorso o per quello che riguarda dei bambini, quindi creare una propria famiglia, se non sono bambini, perché magari non è quello, può essere creare un progetto insieme, creare un qualche tipo di attività, di struttura, di questione insieme, è come se le cose andassero pian pianino progredendo ed espandendosi. Se siete in una relazione, ni ho come l'idea che inizierete ad aver bisogno di qualcosa di più concreto da parte dell'altro o dell'altra. Perché qui ci sono tante belle parole, scusate, tante belle emozioni da vivere, ma comunque c'è anche il vuoto di cui mi parla questo 5 di coppe, quindi non vi basta, c'è un qualche cosa di cui avete bisogno per sentirvi completi. E credo che andrete anche un pochettino a recriminarlo all'altro o all'altra. Del tipo, va bene, fino adesso abbiamo parlato, ma da adesso in avanti come quagliamo, come concretizziamo? Per quello che riguarda le persone vicino a voi, allora, se parliamo di famiglia, devo dirvi un po' quello che vi ho detto prima, secondo me c'è qualche tema che potrebbe ritornare a galla, che potrebbe creare qualche tipo di tensione e potreste anche essere voi a dover aiutare, vi ripeto, non tanto economicamente, ma forse più come sostegno morale. Sento che potrebbe essere necessario intervenire con qualcuno appunto dei vostri familiari. Ehm, Vi dirò ragazzi, se la vostra relazione è un po' lì così, nell'ambiente intorno a voi ci potrebbe essere una conoscenza chimicamente interessante. Ed è da lì, secondo me, che poi nasce questo 2 di spade, questo dubbio che vediamo. Se parliamo di figli o progetti, vi ho detto prima appunto che c'è l'imperatrice, quindi qui c'è anche il mondo, c'è anche il 9 di pentacoli,
Qui si potrebbe parlare effettivamente di figli, di un nuovo tipo di discorso, di allargare la famiglia. Potrebbero anche essere ragazzi gli animali da compagnia, non necessariamente i figli cresciuti nel grembo materno, però anche quelli che sono gli animali da compagnia possono essere considerati nel settore figli barra progetti. Ehm, allora, per quello che riguarda i figli, io sento che è come se avessi bisogno di diventare un pochettino più compassionevoli, amorevoli, comprensivi. È come se aveste bisogno di mettervi nei panni dell'altra persona. Se avete un progetto e l'altra persona sono i vostri clienti, mettetevi nei panni dei vostri clienti, perché questo vi aiuterà a vedere le cose in modo un po' più chiaro, in modo un po' più cristallino. Mm? Poi parliamo di lavoro. Mm. Dunque. Quello che mi colpisce è che qua ci sono un sacco di 5, quindi un momento non proprio lineare, non proprio tranquillo. Qui abbiamo 5, 6 di spade, quindi secondo me ci sono come delle credenze che creano questo vuoto all'interno di voi. In realtà però, allora potrebbero essere credenze legate a come sentirvi completi, a come sentirvi abbondanti, a come sentirvi degni di voi stessi, a come sentirvi realizzati. Ed è da lì che il modo che avete di pensare è come se creasse questo vuoto, questo senso di colpa, nel senso di dire: ah, potevo fare, avrei potuto cogliere quell'occasione, mi sento in colpa perché non ho saputo gestire bene quella cosa lì, però lascia un po' il tempo che trova, no? Perché comunque ognuno di noi quando fa una scelta la fa perché pensa di essere nel giusto. Quindi dopo è facile recriminarsi o pensare che sarebbe stato meglio fare un'altra cosa. Vedo tanta confusione nel settore del lavoro, è come se ci fossero delle lotte interne vostre, potrebbero anche essere proprio screzi con i colleghi piuttosto che con i clienti, con i superiori, per questioni di responsabilità. Allora, se siete senza lavoro, ragazzi, soprattutto se vi siete spostati per cercare lavoro, credo che non sarà settembre un periodo così godereccio come voi avreste pensato. Come vi dicevo, potrebbero esserci delle lotte di potere. Se siete senza, vi dico, il lavoro potrebbe arrivare, però è come se non fosse esattamente quello che voi vi aspettavate o comunque state facendo un po' le cose controvoglia perché siete nella necessità, nel bisogno di lavorare, che è lecito, no? Tutti hanno bisogno di lavorare. Ehm, Se siete dipendenti o collaborate con qualcuno, magari siete anche autonomi, ma collaborate con qualcuno, ragazzi, mettete nero su bianco chi deve fare che cosa. Definite bene le responsabilità di ognuno, ok? Perché tra il fatto che c'è un 2 di spade non si vede tanto bene, tra il fatto che c'è questa sensazione di carenza, tra i pensieri limitanti, tra questo 5 di spade che mi parla di confusione mentale e il bisogno anche di rigenerarsi, potreste non essere proprio limpidi e cristallini all'ultimo minuto. Se voi invece avete scritto le regole del gioco prima, è facile dire no, qua carta canta, non è compito mio, è compito tuo. Perché sento proprio come se ci dovessero essere delle lotte per questioni di potere, per questioni pratiche. No, ho ragione io, no, hai ragione tu. Anche se siete autonomi con i vostri clienti, non è questione di chi ha ragione, ma è questione che magari il problema c'è, esiste, bisogna semplicemente risolverlo. Senza, cioè non è importante chi ha ragione fondamentalmente, è importante come si risolve il problema. E anche quando vi ritrovate nelle discussioni potete proprio dirlo all'altra persona. Non importa chi ha ragione, ma bisogna risolvere il problema. Perché le lotte del 5 di spade sono le lotte che non portano da nessuna parte, sono quelle lotte dove si alza la voce l'uno con l'altro e poi boh, Per quello che riguarda il flusso di denaro, ragazzi, qui sento che voi state piuttosto sereni, bene, cioè nel senso, c'è una ruota della fortuna, io qui ho come la sensazione che qualche ingresso, qualche opportunità, qualche tipo di new entry un po' inaspettata possa arrivare. Vi dirò,
Potrebbe anche essere il vostro aiuto a qualcun altro e per un altro gruppo sento che c'è una persona che non vedete da un sacco di tempo, che potreste reincontrare e potrebbe offrirvi il suo aiuto a livello di bagaglio culturale, come aiutarvi a far soldi, come aiutarvi a far fruttare di più quello che già avete costruito. Se parliamo di salute psico-emotiva, salute da un punto di vista olistico, quindi corpo, mente e spirito, ehm, sento stanchezza. Molto lo fa l'attitudine mentale che avete, il fatto che avete già delle cose in ballo, che insomma state attraversando un qualche tipo di situazione anche un po' densa, mi verrebbe da dire, nel mese di settembre, quindi ehm, vi sento più che tutto stanchi. Qui avete due volte il 5 di bastoni, il 5 di spade qui, un 5 di coppe, parecchi conflitti che drenano, che non servono fondamentalmente. Però devo dirvi che sarà un toccasana questo periodo per voi, soprattutto perché ho come la sensazione che appunto potreste incontrare una persona, un libro, una guida, un qualche tipo di input esterno che vi faccia accendere non una lampadina ma un lampadario. Ed è da lì che poi si iniziano a vedere le cose da un'altra prospettiva, come consiglia l'appeso. Se guardiamo le carte finali, io sento che arriveranno come delle comunicazioni. Tenete presente che avete mondo e giudizio. È un qualche tema del passato che finalmente, diciamo, viene sollevato e voi avrete chiara la visione di insieme. Non vi nego che però questi attriti sono ancora presenti. Sono cose meno importanti rispetto al passato, ma la cosa più importante è che saprete come gestirli, saprete utilizzare la comunicazione, il modo di parlare a vostro vantaggio per risolvere questi eventuali conflitti, questa competizione che magari c'è con qualche fratello, sento molto i fratelli sinceramente, però potrebbero anche essere cugini. Vi dico, è un qualche tema familiare secondo me che potrebbe essere riportato a galla. Tutto sommato comunque ragazzi qua abbiamo un mondo e una ruota della fortuna. Io sento che sarà la conclusione di un periodo per dare il passo a un altro periodo, ma è come se nel mese di settembre doveste elaborare un pochettino il vostro modo di pensare, il vostro modo di vedere la realtà. Invece che focalizzarvi su quello che non avete, sul bicchiere mezzo vuoto, focalizzatevi su quello che avete, il bicchiere mezzo pieno. E questa carta lo spiega molto bene perché la persona si rammarica delle coppe che ha rovesciato, però ce ne sono altre due che sono ancora in piedi, quindi c'è ancora qualche cosa su cui lavorare, ok? Va bene, andiamo a vedere Osho. Momento per momento. E rallentare. Qui vi dicono di fare un passo alla volta fondamentalmente. Questo è un cavaliere di denari, questo è un due di denari. C'è bisogno di trovare un nuovo ritmo. Quando c'è un cambio di ciclo, quando c'è un cambio anche karmico, perché avete la giustizia, qui avete il giudizio, scusate, qui avete la ruota della fortuna, qui avete il giudizio. Vi dico, quando ci sono questi cambi un po' importanti, è meglio rallentare il passo ed eventualmente correggere il tiro man mano. Qui vi danno proprio come consiglio il fate un passo alla volta, non mettete troppa carne al fuoco. Andiamo a vedere una carta di queste. Identifica il cambio e difatti ruota della fortuna parla proprio di cambi. La lezione di oggi. Identifica un piccolo cambio che hai posticipato e che potrebbe migliorare la tua vita. Può essere qualsiasi cosa, da ordinare un cassetto ad osare con con una nuova pettinatura. Il cambio simbolicamente a volte risulta atterrante.
Mm. L'obiettivo: riconosci che ritardi perfino i cambi più piccoli e insignificanti perché intuitivamente sai che puoi provocarne altri più potenti. Wow! Cambi. Un passo alla volta, un piccolo cambio per volta portano il cambio al ciclo. Il cambio di ciclo completo, insomma. Bellissima lettura, amici del Sagittario, spero che anche a voi abbia risuonato, fatemelo comunque sapere nei commenti. Se avete piacere di sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me mi potete o contattare via mail oppure potete abbonarvi al canale. I titoli dei video dedicati agli abbonati sono pubblici, quindi quelli li potete consultare, sono nelle copertine, nelle playlist con le copertine lilla. Ok? Almeno vi rendete conto, avete un'idea, insomma, dei temi che vado via via trattando. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!